Bentornati sul canale. In questo nuovo video andiamo a vedere la scrittura di alcune regole per la gestione del controllo della soglia del gas. Volevo implementare una logica per la quale se il gas supera una certa soglia per un tot di volte mi venga notificato un allarme sul telefono e il Google Home, che abbiamo impostato come speaker principale di OpenHub, faccia suonare un allarme. Tutto questo però voglio che sia configurabile tramite interfaccia, quindi andrò a creare degli item che mi permetteranno di gestire sia la soglia di gas che non bisogna superare, sia il numero di volte che si deve superare questa soglia per permettere l'invio della notifica, e sia se attivare o meno questo controllo. Quindi andiamo a vedere la scrittura di queste regole e poi come queste vengano utilizzate tramite sitemap. Per fare questo video ho deciso di utilizzare una versione di OpenHub pulita che ho installato sul mio PC tramite Docker, in maniera molto semplice e rapida. In questo modo io posso ripercorrere degli step che in teoria ho già ripercorso prima di fare il video sulla mia attuale installazione di produzione, che è quella che gira a casa. Quindi sarebbe complicato farvi vedere tutti gli step che ho svolto per appunto arrivare all'obiettivo. Quindi mi sono creato un'istanza di OpenHub pulita dove di volta in volta andrò a ricreare la situazione che mi serve per il particolare video. In questo caso sono andato a crearmi il dispositivo, quindi Things, Equipment e Item relativi al rilevatore del gas. Mi sono agganciato ovviamente allo stesso broker al quale è agganciato OpenHub che gira sul Raspberry. In questo modo ottengo gli stessi identici valori. Quindi questa è la base di partenza di questo video per poter andare a creare item e regole per mettere in piedi un sistema di allarme di rilevamento gas configurabile da interfaccia. Quindi iniziamo a creare la struttura di gruppi e items per appunto raggiungere l'obiettivo. Abbiamo detto che vogliamo ottenere una notifica di allarme per il superamento di una certa soglia del sensore del gas e vogliamo che questo allarme e questa soglia siano configurabili da interfaccia, in modo tale che io possa disattivarlo e attivarlo senza dover mettere mano alle regole e possa variare la soglia ed eventuali altri parametri senza appunto dover per forza modificare il codice e la logica. Quindi per fare questo iniziamo con la creazione di un paio di gruppi. Un primo gruppo che chiamiamo GR Allarmi, che conterrà tutti gli item che serviranno per la notifica dell'allarme. Quindi questo gruppo sarà un gruppo ovviamente con un item di tipo gruppo, la category possiamo mettere alarm, come base type gli mettiamo lo switch. Questo perché? Perché tutti gli item che saranno contenuti in questo gruppo saranno degli switch on e off. On se l'allarme è scattato, off se l'allarme non è scattato, oppure è stato spento. Quindi il nostro gruppo ci può dare un'indicazione generale di tutti gli allarmi che noi stiamo gestendo. Questo perché andremo a inserire tutti gli allarmi dentro questo gruppo e noi faremo sì che questo gruppo è un gruppo, ma sarà di una sottotipologia switch che mi permetterà di avere il valore acceso se almeno uno degli allarmi è acceso, altrimenti spento. Per acceso o spento intendo è scattato l'allarme o non è scattato l'allarme. Quindi il base type del gruppo è uno switch. La funzione di aggregazione mettiamo che se ce n'è uno almeno di on è on, altrimenti è off. Quindi al primo scatto di un allarme questo gruppo diventa on. In questo modo io sulla sitemap o ovunque sono posso avere visivamente un'informazione di tutti gli allarmi in un colpo solo. Creiamo il gruppo, poi creiamo un altro gruppo che ha meno valenza funzionale
ma serve solo per raggruppare e lo chiamiamo GR set allarmi, abilitazione allarmi. Qui dentro ci andrò a mettere tutti gli item che mi permetteranno tramite interfaccia di attivare e disattivare l'allarme. Quindi lo creiamo di tipo gruppo, diamo sempre l'icona alarm, mettiamo qua come base type uno switch e la funzione di aggregazione come prima. Quindi in questo modo io in un colpo solo saprò se c'è almeno un allarme attivato oppure se sono tutti disattivati. Per attivato o disattivato intendo non che è scattato l'allarme, ma che io ho deciso che voglio che quell'allarme scatti quando è stata raggiunta una certa soglia. Oppure posso totalmente disattivarlo e quindi la soglia non verrebbe più controllata. Creiamo anche questo gruppo e adesso andiamo a inserire gli item all'interno. Quindi partiamo dall'item che andremo ad inserire nel gruppo allarmi. Quindi creiamo un item, copio e incollo ID e nome che ho creato nel mio sistema sul Raspberry, così faccio prima. Quindi questo sarà un tipo switch, gli mettiamo l'icona del gas, possiamo dargli una classe semantica di point alarm e come property gas. Suo padre sarà GR allarmi. E quindi abbiamo creato uno switch. Questo switch appunto sarà on quando l'allarme sarà scattato e sarà off quando l'allarme non sarà mai scattato oppure è stato spento dopo essere scattato. Andiamo adesso a creare l'item di abilitazione dell'allarme gas. Anche qua copio e incollo. È sempre uno switch, quindi gli diamo la categoria switch e gli diamo come padre abilitazione allarmi. Quindi questo switch mi permetterà di abilitare o disabilitare il controllo di questa soglia. Andiamo adesso a creare degli item che agiscono un po' come delle variabili globali per questo controllo. Quindi creiamo l'item che mi permette di settare la soglia del gas, la soglia oltre la quale il valore del gas non deve andare. Quindi sarà un number. Non gli do nessuna categoria perché tanto non mi interessa più di tanto e lo creiamo. Poi ne creiamo un altro che mi servirà a settare il limite di quante volte, ma più che il limite è quante volte voglio che il mio sensore del gas superi consecutivamente la soglia prima di far scattare l'allarme. Questo serve per evitare dei picchi dove magari il sensore rileva un valore molto alto per un errore o per qualche altro motivo strano e poi torna subito sotto soglia. In questo modo io posso dire che se per 5 volte consecutive sei fuori soglia, allora scatta l'allarme. Quindi anche questo voglio che sia un valore parametrizzabile e quindi me lo memorizzo in un item. L'ultima variabile che mi serve, che non è configurabile ma sarà usata dalle rule, è il conteggio di quante volte il mio valore è andato fuori soglia consecutivamente. Questo serve proprio per fare il controllo che dicevo prima. Quindi creiamo un altro item, è sempre un number, e così dovremmo aver messo dentro tutte le variabili che ci servono per le nostre regole. Nel prossimo video andremo a vedere l'implementazione delle rule e una prova pratica dal vivo.